Benvenuti ad Editorials. Oggi siamo a Milano, in Piazza della Repubblica. Vi ho portato in un luogo, in un edificio del 1927. Un tempo si chiamava Principe e Savoia. Oggi è diventato il Principe di Savoia. Queste mura raccontano la storia di re, presidenti, imprenditori che hanno scritto la storia di Milano, una storia fatta di grandi ambizioni, ambizioni che si riflettono e si intrecciano con una storia di un grande hotel, di una grande struttura. Una struttura che si chiama Il Principe di Savoia e che noi, attraverso Editorials, vogliamo raccontarvi. La bellezza non è che la promessa della felicità. Buongiorno direttore Indiani, Buongiorno, ben arrivato a Editorials. grazie mille. Come prima cosa le devo chiedere una piccola nota, come desideri che la chiamo, perché di recente... Ezio, ah ok, Ezio, perché stavo pensando, vedendo le ultime news dei giorni, commendatore anche, no? commendatore, Quindi sì. insomma, È stata un'enorme soddisfazione quella di essere riconosciuto pronto dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro e da tutte le autorità competenti per questo prestigioso riconoscimento, insomma. Sono certo, felicissimo di questo. direi che è stato Per un Ezio più onore. che sufficiente, il commendatore lo lasciamo, Lo con lascio. altre te chi va. Beh, sapere che già avere questa nota, quando io immaginavo nella mia mente il tema del commendatore o direttore, sentire Ezio già ci fa capire tanto della sua anima, del suo cuore e di come desidera che l'intervista vada. Quindi, insomma, questo è bello perché quello che ci piace raccontare, Editorials, è proprio quel dietro le quinte, quello che è spesso invisibile, no? Che va a governare la struttura, una struttura così importante, delle strutture così importanti, e dietro ci sono delle figure come lei che in modo invisibile guardano tutto. Prima, quando è entrato, mi ha fatto notare una cosa che io non avevo visto. Anche da architetto interior designer si cerca di vedere i dettagli, i punti, le cose, ma lei ha dato un occhio, ha visto qualcosa che andava oltre lo sguardo, che per me era perfetto, ma per lei aveva bisogno di qualcosa, di un'attenzione in più. Ed è questo che, come dire, noi notiamo in lei, in questa bellezza che si porta dentro. Ma io credo che un buon direttore, parliamo di direttori Certo, esterni certo, chiaramente, un buon direttore debba non solo guardare le cose, ma vedere le cose, capire quello che c'è di fronte a sé, no? E io lo noto da tante piccole cose, no? Entrando nel ristorante, vedendo una tavola apparecchiata, noti subito se il coltello è 2 centimetri spostato più a destra o a sinistra, se un bicchiere rispetto agli altri è posizionato in un modo non perfetto, oppure entrando in una camera se c'è una piega che non ci dovrebbe essere, se appunto c'è un fiorellino che deve essere sistemato o quant'altro. Sono cose che vengono con l'esperienza, è diciamo. vero, è vero. Dopo tanti anni ci si allena a vedere, anzi, quando io prendo la settimana enigmistica vado sempre alla pagina dove ci sono, scopri le differenze, no? E quindi da una immagine all'altra ci sono dei piccoli punti che sono Certo, differenziati sì, e io riesco a a trovarli trovarli. facilmente, diciamo. Quindi mi alleno
anche con i giochi, Con i diciamo giochi, così, di esatto. società. Bellissimo. Ecco, questo qua è una cosa interessante, è un gioco che allena. Lei ha detto bene questa parola allenare. Vuol dire che questo allenamento lei lo proietta anche verso il suo team, immagino, perché quando noi entriamo siamo stati accolti benissimo, abbiamo percepito un profumo meraviglioso, il sorriso delle persone. Ecco, questo qui fa parte dell'allenamento e ovviamente il coach, il general manager, l'allenatore, come dire, sì che tutto il resto della ciurma, tutto il resto dell'equipe vada in quel verso. Il compito del direttore, il primario compito io credo che sia quello di essere il custode e il promotore degli standard della compagnia. Questo è fondamentale, diciamo, perché se tu hai delle idee di come operare, la compagnia ne ha delle altre, o sei in grado di convincere la compagnia a cambiare, oppure sei nel posto sbagliato. E quindi la cosa migliore è lasciare e lavorare in un'azienda che, diciamo così, condivide i valori che tu condividi e le tue idee per lo sviluppo del prodotto. Una delle prime cose che io ritengo come direttore sia quella di avere intorno a sé un team molto affiatato, un team Bellissimo. di professionisti, ma che condividono tutti gli stessi obiettivi e che si prodigano appunto per raggiungere quegli obiettivi. Quindi la prima funzione è proprio quella di selezionare le persone giuste per essere affiancato da un team, Di valore. diciamo così, di Certo. valore, ma che appunto va nella stessa direzione, no? Bellissimo. Tra di noi, quando io ho un executive team che ho costruito, sono 20 anni che sono qui al Principe di Savoia, quindi ho avuto tutto il tempo necessario per costruirmi un team molto affiatato e in Camera Caritatis, quando ci incontriamo, siamo 5 dirigenti e due altre persone non dirigenti, ma che fanno parte anche loro dell'executive team, ce ne diciamo di tutti i colori, no? E questo non mi piace, questo non va bene, questo lo farei in questo modo, in quest'altro, no? Certo. Quindi Discutiamo. discutiamo Certo, animatamente. abbastanza animatamente, ma alla fine usciamo da quella riunione con le idee chiare di che cosa si deve fare e quello che si deve fare è condiviso da tutti, quindi si Bellissimo. agisce come una voce sola. Come una voce sola. E questo è Bellissimo. cruciale. Ci sono edifici che raccontano la città da fuori e poi ci sono edifici che la contengono. Il Principe di Savoia appartiene alla seconda categoria. Nasce nel 1896 come Hôtel du Nord et des Anglais, con lo slogan, già allora molto milanese, perfettamente posizionato a meno di 10 minuti in carrozza dal famoso teatro alla Scala. Il 6 aprile 1927, dopo un'ambiziosa ristrutturazione firmata dall'architetto Cesare Tenca, il palazzo rinasceva con un nome nuovo: Principe e Savoia. La nostra compagnia e il Principe di Savoia in primis investono enormemente sulla formazione e quindi ci sono due tipi di formazione chiaramente, c'è la formazione tecnica, quindi imparare, insegnare come si deve assolvere un determinato incarico, come ci si deve comportare con i clienti e poi c'è la parte, diciamo così, emozionale, no? E quindi c'è il modo di come approcciare l'ospite, come parlare con l'ospite, come essere in grado di fidelizzare l'ospite appunto tramite le nostre interazioni, che devono essere positive. Abbiamo fatto dei corsi tempo fa che parlavano small tricks, no? O quindi tante piccole cose che un dipendente deve captare nel comportamento dell'ospite. Se legge un libro, che libro legge, magari fare riferimento, ah, invece quel libro l'ho Che bella letto cosa. anch'io, oppure io ne ho letto un altro, sempre nello stesso autore, e Creare interloquire con lui empatia. quei un minuto e mezzo, no? Ma tanto per non far sentire l'ospite un numero, ma una persona, diciamo, no? Bellissimo.
ad esempio lascia il libro sul comodino, ci mettiamo il segnalibro dentro. Che finezza. Tanti ospiti magari gli mettiamo, cerchiamo di raccogliere su internet la foto del personaggio e magari con le ricerche che facciamo cerchiamo di capire se ha avuto qualche cosa di particolare, una promozione, un incarico, un riconoscimento, un matrimonio, un figlio, che ne so, qualche cosa che diciamo è particolare per lui, estrapoliamo la foto e magari gli facciamo trovare sul comodino la foto che richiama quel Ma che momento cosa particolare della sua emozionante vita, no? questa. E sì, tutto questo però ha bisogno di una struttura molto significativa sotto, no? E quindi piano piano poi coi capi reparto parlano decisamente con ognuno il proprio team operativo. E quindi è un continuo formare e sviluppare le nostre persone. Bellissimo. E questo sembra una cosa semplice, ma è molto È molto complicato, diciamo, e complicato, prende certo, molto tempo. certo. E oltre che il tempo serve anche la determinazione nel volare fare certe cose, nel credere a certe cose, perché nella formazione spesso e volentieri, l'ho visto in tanti anni, si finisce sempre col dire: "Ah, ma io c'ho cose più importanti da fare, c'ho questo che arriva, c'ho quell'altra cosa Le da fare", urgenze, e la formazione viene sempre messa da parte, no? Ecco, questo al principe non accade. bellissimo. Non accade perché la formazione ha una, importanza fondamentale proprio. Se non c'è formazione dal vertice giù all'ultimo impiegato o inserviente che è stato assunto questa mattina, debbono essere formati. Siamo qui in questa bellissima presidential suite del Principe di Savoia e il direttore ha tanti aneddoti, tra cui uno di questo pianoforte che era toccato dalle mani sapienti di un personaggio e film storico di... Qui ha suonato, io cerco di ripetere quello che ha fatto Johnny Depp, no? Ecco, Johnny Depp era qui l'anno scorso quando ha presentato il film di Muccino, sì, era nella produzione e appunto si è rimasti qui ad ascoltarlo a suonare il pianoforte. Non è che fosse un grande... Einaudi era un altro che. Ok, chiaro. Però insomma è stato divertente, una persona magica, no? Ma che Molto bello. umile, molto gentile, no? Che Certo. abbiamo scambiato opinioni e chiacchiere per quasi un quarto d'ora, 20 minuti, no? Ok, E niente, l'abbiamo ascoltato anche a che suonare, bella abbiamo cosa. fatto i complimenti, no? Certo. Grande artista, Grande grande artista, artista, grande anche artista. buon musicista. Anche buon musicista. Non dei Non migliori, dei però migliori, però anche comunque si è difeso bene. Custodi di un'ambizione, diciamo, che porta tutto poi a quello che è una formazione, a una formazione di una cultura aziendale certo, fondamentalmente, no? Ecco, io trovo molto bello, molto affascinante anche per le generazioni future, ma non solo, questa come tematica, perché oggi voler essere custodi vuol dire essere anche prendersi cura, colui che si prende certo, cura certo, di te in modo personale. E questo fa la differenza, secondo me, nel modo di, come dire, vivere l'hotel stesso, ecco, come dire, vivere tutti i meccanismi, certo, sapere di essere un ingranaggio che ha un'importanza come un altro ingranaggio, ecco, che sia più grande o piccolo poco importa, ma certo. tutto fa parte di questa orchestra sinfonica, ogni strumento è importante, ecco, e lei ne ha parlato in modo magistrale in questo momento e si vede la passione che c'è Certo. di come dire, porta avanti questo. Quali sono state le sfide? È bello perché nel momento in cui ci si azzuffa, diciamo così, ecco, nel momento del confronto. Forse ho esagerato un Sì, no, pochino, ma sì, ma certo, per no, ma dire, insomma, chiaro. sono discussioni molto Animate, vivaci animate, queste, ma vuol sì. dire che dietro, se c'è una, almeno quando c'è una discussione animata, vuol dire che dietro c'è qualcosa, ci si Certo, tiene per poter superare magari anche i propri limiti, capire certo. come risolverli, ecco. Ognuno vuol portare il meglio di se stesso in quella determinata challenge che abbiamo, no? Che io penso che la soluzione migliore sia questa per queste ragioni, perché questo produrrebbe questo risultato
impatterebbe il mercato o il personale o in questo modo e pertanto penso sia la soluzione migliore. Qualcun altro invece la vede in modo diverso e quindi confrontandoci riusciamo Sì, a tirar a fuori, tirar fuori, diciamo così, la estrapolare. soluzione migliore, no? Sì, Per poter sì, assolvere, assolvere. risolvere il problema che abbiamo di fronte a Certo, noi. certo. Bellissimo. È Che verissimo. bello. Grazie Una cosa direttore. bellissima che Sì? abbiamo avuto è Amy Winehouse, Pure. e anche quello è un qualcosa di storico. L'abbiamo avuto giù al ristorante. Sì? È stato 5-6 mesi prima che purtroppo venisse poi a mancare, no? Ed c'era una banchetta contro la parete e dietro c'è un quadro, chiamiamolo così, di Ti stucco. stucco? Sì? Ed erano seduti lì, lei aveva un bicchiere di vino rosso, si è alzata, il ristorante era pieno imballato, no? Sì. Si è alzata e boom, ha buttato il bicchiere di vino rosso in faccia a uno di loro, no? Che ha macchiato anche Vietto, no? E tutto, no? E quindi poi è presa e se n'è andata, Ah, no? vuol dire che chissà cosa è Terribile, successo. chissà cosa si sono detti, Chissà no? cosa è successo in quel Comunque è momento. stata una cosa magica anche quello, no? C'è una fabbrica della felicità, è una cosa che è una cosa unica, mi sembra, cioè nel Direi senso, di sì, sì. direi che non sono qui cioè io vengo qui per una missione che è una missione quasi più spirituale. Abbiamo fatto un corso anche in inglese, il Laughology, no? Ok, Quindi la capacità di ridere, no? ma pensa, Dove appunto siamo stati esposti, diciamo, a tutto quello che porta di positivo, il sorriso, la risata, la positività in genere, diciamo, no? Perché quello è un qualche cosa di impagabile che l'ospite trova nei confronti del nostro personale, eh sì, diciamo, no? eh sì, Quindi la capacità di una bella risata, no? ma certo, Illumina il mondo. illumina il mondo la risata, ma Invece certo. quando c'hai anche personale molto ben formato, preciso e tutto, no? Dove assolve magari al 100% il compito che deve fare tecnicamente parlando. Però noi siamo un'azienda dell'ospitalità, no? E l'ospitalità va al di là di quello che può essere fare un lavoro fatto bene, lo devi fare in un modo particolare, che l'ospite veramente senta questo trasporto e ehm, si senta una Una persona vera, persona non un vera, numero, ma non uno che ha certo, portato 1000 ma euro, certo, 2000 euro certo, chiaro, all'azienda, ma chiarissimo, uno che ha vissuto 2 giorni lì ed è stato bene, ha conosciuto persone, ma certo. ha avuto qualche momento col sorriso, la Sì, battuta è battuta. divertente e così Si è via, sentito no? chiamato E per per nome. e però anche questo è molto particolare perché chiaramente bisogna che le persone che si interfacciano con gli ospiti conoscano anche i loro limiti, perché ci sono anche persone che possono abusare un pochino, no? E quindi ad esempio a me non piace nel modo più assoluto, ogni tanto succede, però non mi piace dare del tu agli ospiti. Io in qualche caso, diciamo, perché sono ospiti di lunga data, poi vabbè, faccio qualche eccezione io, però non mi piace che i miei collaboratori diano del tu all'ospite, no? Anche se è un ospite che viene sempre, anche se è un ospite che lui dà del tu a noi, a tutti, no? Comunque noi dobbiamo sempre mantenere quel rispetto Certo. verso una persona che viene da noi, ci porta dei soldi, quindi spende e dobbiamo farlo sentire un signore nel vero senso della parola. E quindi dargli del tu, il cameriere che dà del tu all'ospite a me non piace, come non mi piace il segretario di ricevimento, come non mi piace nessuno, no? Nessuno, Per me è certo, sempre il signor tal dei pari. certo. Poi scherziamo, risiamo, facciamo delle cavolate anche insieme, però è sempre il signor tal dei tali, no? Certo, quindi un rigore Mi gentile. piace il rispetto prima di tutto, Sì, no? Perché a volte, sai, in qualche battuta va bene il tu. Poi succede il momento che è un po' nervoso, magari, o ha insieme a sé un ospite particolare, tu vai là, gli dai del tu, e quello io dice, ma che cavolo è questo, non come, no? Non va bene. Quindi il tu per me è è abolito, abolito. diciamo, non va Certo, bene, no? chiaro. Perché Quindi può andar bene in sì, alcuni momenti, ma non in in altri. altri. Quindi al fine di evitare di Dei essere degli piccoli momenti. psicologi e capire quando Sì. usarlo o meno, è meglio non usarlo mai e così non sbagliamo. Negli ultimi anni il principe ha abbracciato qualcosa che Milano stava reinventando: il verde, l'artigianato, la sostenibilità come estetica prima ancora che come protocollo, collaborazioni con maestri artigiani lombardi, attenzione ai materiali, una cura per il dettaglio che viene da lontano,
dalla tradizione manifatturiera che ha fatto grande questa regione, prima ancora che diventasse capitale della moda. Quindi diciamo un rigore gentile Sì, comunque, un ecco, come rigore dire. gentile, sì. E penso che le persone si sentano apprezzate e stimate, Certo, nonostante senza dare un tu, ma certo, perché dietro c'è tutta quella gentilezza che porta a sentire quell'empatia, esatto. che poi, come dire, anche il voi fa sentire molto più vicini di un tu a volte. E io devo dire spesso e volentieri con degli ospiti molto importanti, no? Che mi dicono: "No, Ezio, dammi del tu per favore, dammi del tu", no? Io qualche volta lo faccio così, no? Però lo trovo difficile io stesso, Certo, diciamo, eh no? sì, 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 ma è chiaro. Perché? Perché questo è un È un imprenditore, imprenditore così. personaggi molto, molto importanti, no? Io ho vergogna a dargli del tu, no? Certo, beh, Veramente mi sembra sminuire la sua persona, diciamo, no? La chiaro. sua funzione, no? Quel carico, tutto, no? Chiaro, chiaro. No, è bellissimo quello che dice perché comunque anche all'inizio comunque lei ci ha detto di chiamarla Ezio, quindi anche in questo concetto qui è un modo per comunque farci sentire farsi sentire a proprio agio, Certo, insomma, come dire. Quindi certo. è anche molto, molto gentile e inusuale, magari non è così per Mm. tutti, però ecco questa cosa qui è sempre qualcosa che porta dentro di sé una bellezza, ecco come dire. Le volevo chiedere questa cosa. Lei ha visto in questi anni sicuramente tantissime persone, tantissime strutture, tantissimi imprenditori. Ci sono delle chicche che lei ricorda che magari possiamo lasciare così Ne come... abbiamo avute tante. Alcune non si possono No, infatti io raccontare, ne diciamo. ricordo qualcuna che me l'ha raccontata così, ma che non possiamo No, dire non del tutto per possiamo raccontarle, riservatezza no? estrema. La magia è proprio anche saper cogliere il momento. Certe È cose non le vero, puoi, cioè, te le puoi programmare certo. sicuramente, ma tante devi avere l'istinto, no? L'istinto, ecco. Vedi l'occasione e Sì, e devi devi coglierla, agire. no? Devi Ecco coglierla, no? perché lei dice che bisogna essere presenti in quei momenti Certo, certo. tattici, Se non sei momenti presente, unici. quelle non- opportunità lì le perdi È tutte. vero. E Le questo perdi qui è tutte. quella sensibilità che poi lei trasmette. Lei è Certo, un po' un maestro, è esatto. un maestro. Dai, diciamo così, diciamo la Ma verità. ogni direttore dovrebbe essere un maestro per il suo Sì, team, è diciamo. vero. È vero che comunque lei è lei, insomma, Noi, tutto il noi- mondo lo riconosce. Che grazie, il no. direttore Indiani è il direttore Indiani. Noi direttori siamo un Sì. po' dei tuttologi, no? Ok. Dove sappiamo un po' di tutto, Sì. in tutte le aree sappiamo mettere il naso, però non sappiamo fare niente. No, dai. Nel senso che se io vado in cucina, sicuramente i miei Ok, chef chiaro. cucinano 100 volte meglio di me, però so dirgli quando una cosa non va bene, è troppo, non so, È troppo vero, troppo un po' cotto, cotto, un po' un po' di... la Sì, quella decorazione non sensibilità, va bene, certo, l'accoppiamento con le verdure non è appropriato, certo, no? certo. Al ricevimento vedo quando uno si Sì, mette troppo tempo a fare un check-in, non mette tutte le bellissimo. informazioni Sì, necessarie per fare il follow-up con gli ospiti. Cioè io vedo le sì, cose che non funzionano, vedo certo. le cose fatte bene e quelle che Quelle non lì che sono funzionano, da... no? E Certo, quindi poi con un feedback dato sì, appropriatamente riesci a migliorare l'operatività, no? Il assolutamente. caffè se fatto bene o male Certo, quello si può lì è, sì, distinguere, no? Però ovviamente, non siamo in certo. grado di far lui è meglio, diciamo, no? E così tante altre cose, Che- diciamo. Ma una molto Sì, simpatica che ho già raccontato anche in altre occasioni, ma che mi piace sempre ricordare, è che qui al Principe abbiamo ospitato i Rolling Stones, tutto il team, nel 2006, quando poi abbiamo vinto la Coppa del Mondo, abbiamo visto, no? bellissimo anno. E i Rolling Stones, anche loro, con tutto il team, c'era con loro i cantanti, diciamo, i musicisti, e poi c'era tutto il team delle luci, il team del suono, il team degli allestimenti, eravamo circa 40-45 persone, no? E c'era la finale e quindi abbiamo visto la finale insieme, perché cos'era successo? Il tour dei Rolling Stones nel 2006 doveva partire a marzo, poi è successo che Keith Richard era in Australia e si dice che sia caduto da un albero, è andato a cogliere la mela, è caduto, insomma, si era fatto male, quindi hanno dovuto annullare tutto e posticiparlo di 3-4 mesi. Insomma, hanno iniziato a luglio e il primo concerto è stato qui a Milano. Quindi non sono venuti per i Sì, sì, tipici per 2 tipici, giorni, arrivo certo. il giorno dopo concerto e via, ma sono arrivati e han fatto tutte le prove qui a San Siro, no, e quindi sono rimasti 7, 8 giorni, no, e la domenica
c'era la finale dei mondiali, no? Che abbiamo vinto contro la Francia ai rigori. E io ho visto la finale seduto accanto a Keith Ritlow, No, no? Che era una cosa per parlo, da i spalle, eh ricordi sì. più belli della mia vita, no? E ci siamo divertiti un sacco, no? Poi bottiglie di Certo. Coca-Cola, Immagino per la bomba, gioia, la grandi festa. festeggiamenti, no? E un altro ricordo piacevolissimo proprio in questa suite lì Sì, nell'atrio sì. del Sesso, dove ho simulato un incontro di box con Sylvester Stallone. Era uscito non da poco, ma si parlava ancora di Rocky, no? Ecco, E Rocky, Rocky quindi qui Balboa. avevamo Sylvester Stallone, no? Era proprio qui, proprio Sì, in questa suite, in no? questa suite. Ok, E allora certo. mentre lo salutavo così, no? Lui Sì. mi ha fatto scherzando Ah, così, no? veramente? E allora io anch'io scherzo, insomma, abbiamo simulato un incontro di box proprio qui, Pensa, no? pensa. Poi io, cosa ho fatto? Ho preso le foto, diciamo, mentre Sì? simuliamo Sì, lo scambio di pugni, no? E ho segnato sul volto di Rocky, appunto il sangue che scende giù dicendo ho menato Ho pure menato pure Rocky, no? Rocky, ce l'ho fatta. Quindi attenzione, L'ho steso, eh? attenzione. Sì, è stata Che bello, un'esperienza magica. che un'esperienza Anche lui è magica. una persona straordinaria, no? Figure Piacevolissima persona con cui con cui poter passare quella dialogare. mezz'ora, no? E cose diverse. Certo. Bello comunque spesso queste figure così famose, così illustri, che poi hanno bisogno di questa umanità, di dialogare, Certo, di certo. raccontarsi anche in modo molto semplice, no? Sì, ma più gli attori sono famosi, più sono importanti e così via, e più sono terra a terra, no? E più sono vicini alle persone così che si prodigano per loro. Lady Gaga è arrivata con un pulmino, no? Tutto scuro, no? È sceso giù di corsa, no? Si aspettavano milioni di decine, centinaia di fans, invece non c'era nessuno all'arrivo. C'erano tutti il giorno dopo invece, no? Quindi è rimasta molto sorpresa, ma l'ospite più illustre che abbiamo avuto è stata la regina d'Inghilterra, chiaramente, con Elisabetta. Filippo, Ok. principe Filippo, e anche loro hanno dato lustro proprio all'albergo e hanno alloggiato in questa suite per l'appunto. Non hanno fatto il bagno in piscina, no. Hanno alloggiato qui nella suite, no? E ricordo la regina mi diceva il cameriere, che poi era Pino, che chiedeva l'acqua calda e si faceva il tè con le sue bustine, no? Portate da casa, portate da casa. I serventi Certo, certo. avevano il tutto, no? Avevano le sue bustine di tè preferito, insomma, che non sono riuscito a capire quale fosse, no? Ma pensa un po', ma questa cosa qui è bellissima. Ma sempre in queste stanze è venuto anche qualche politico per creare, Capi come di dire, Stato ne sono venuti moltissimi, in moltissimi. particolare C'è stato qualche accordo particolare che è venuto abbiamo qua? avuto il presidente cinese, ad Cinese. esempio, no? Il presidente cinese, abbiamo avuto, allora, come capi di Stato. Beh, poi non mi ricordo se erano tutti qui in questa suite o comunque in albergo, il Sì. presidente dell'Irlanda, il presidente della Germania, primi ministri, ne abbiamo avuti tantissimi, dal Medio Oriente penso li abbiamo avuti tutti, Tutti? Sud America, Lula, del Brasile, tanti altri. Tanti altri, certo. No? Immagino che Ne loro, abbiamo come... avuti tantissimi, Certo, tantissimi. hanno fatto richieste particolari a volte, hanno, come dire, quelle Ma più che altro la notturne, sicurezza. Alcuni, sicurezza. alcuni sono all'acqua di rose, Sì. diciamo, non hanno questi grandi sistemi di sicurezza. Altri invece hanno dei sistemi di sicurezza Cioè, veramente molto, molto rigidi. è proprio vero che quindi anche nel fare una pasta col pomodoro ci può essere una grande passione. Certo, certo. Io addirittura ricordo lo spaghetto aglio, olio e peperoncino, che anche lì ci vuole E maestria, polipo, e e polipo, e polipo, che ha polipo. fatto a fine evento EMA, che è Sì. stato incredibile. A cena finito, si è ballato, ci Ah siamo no, divertiti, quello scusa, no, perché abbiamo l'aglio, olio, Sì, peperoncino e polipo al al ristorante. Qui invece ristorante. abbiamo Sì, gli spaghetti aglio, olio e peperoncino che serviamo verso le ecco, 11, 11 e esatto, mezza di esatto, sera al bar. al Perché quello bar. ormai. Allora, noi abbiamo, Sì, abbiamo avuto degli sì, agenti di viaggio americani. Abbiamo organizzato in una sala privata un pranzo eccezionale con aragoste, champagne, c'era la musica, no? Potevano anche ballare, cosa che poi non hanno fatto, sì, spettacolo, di di tutto, tutto. decorazioni floreali imponenti. Poi, verso le 11 è finito, non ballavano, si sono spostati al bar per il Sì, sì, nightclub, come certo. dicono loro, no? E ho preso buona parte del bar, seduti lì, e mi è venuta l'idea, dico, cavolo, Tac. facciamo lì due spaghetti aglio, olio e peperoncino, no? E verso mezzanotte
preso il primo drink, secondo drink, aglio, olio e peperoncino. Basta, stesi. Allora, il giorno dopo partivano e io ero là a salutarli. Allora, nessuno che ha menzionato l'aragosta, lo Ecco. champagne, i I fiori, la fiori, le musica, musica, profumi, il servizio eccezionale, Sì. tutti, ah, le spaghetti, Spaghetti aglio, fantastico, fantastico. fantastico. Insomma, con 30 centesimi o 50 Esatto. centesimi abbiamo sorpreso Hai l'ospite. reso Quelle memorabile un migliaia che momento. abbiamo speso di fiori, champagne e altro, Poi lo dopo davano lo quasi davano per per scontato. scontato. Sì. Già la settimana scorsa c'era lo chef, l'executive chef dell'albergo, mi dice, signor Indiani, il cliente parla d'Italia, sa, ho visto, le ho parlato e mi ha detto, ma io vorrevo quella cosa, ma non c'è, no? Era un prodotto che non Sì, avevamo, sì. no? Allora, sa cosa ho fatto? Io ho mandato subito a prendere e siccome sta ancora 3 giorni, domani mattina, o domani, il giorno dopo, lo chef con quel piattino che l'altro voleva è andato giù, quello si ricorda Basta, solo di sempre, quello. basta, Solo di ritornerà per quello. sempre, che bello. Quindi puoi mettere la bottiglia di champagne o così, ma sono cose quasi scontate. Le Scontate, adattiamo anche certo, quelle, però sono certo. cose scontate che non fanno la differenza, no? Certo, certo. Ah, che bello, Che bello, facciamoci bello. l'aperitivo. Per uno chef esecutivo che va Sì, fuori, prende le cose per te, sì. ve lo fi rimane, non lo Non lo dimentichi più. dimentichi più, impossibile. Creare ricordi indelebili. Indelebile, sì. Ezio È Indiani. cruciale, quello è cruciale proprio. Mi chiedevo, le sue ambizioni del futuro, quali sono? Perché comunque io vedo che è una fonte di energia incredibile lei e quindi mi chiedo cos'è che c'è dietro di lei che l'anima La passione, e la credo. passione. La passione per il mio lavoro, io sono appassionato da quello che faccio sin dall'età, da giovanissimo, insomma, no? Da quando sono entrato in questo lavoro. Io avevo la mamma, io ho perso il papà che avevo 6 anni, Sì. in un piccolo paese, Calvatone, in provincia di Cremona, Ma dai, e quindi la sorella di mio papà e mia mamma, per campare, diciamo così, hanno aperto un piccolo bar giù al paese, un bar senza alcolici. No? Per il primo bar per i giovani, teniamolo così, anche se i giovani bevono, vada ovunque. All'Occhialdese, quindi c'erano gelati, caffetteria, cioccolata al pomeriggio, i tè e così via. No? E c'erano due camerieri che lavoravano all'Excelsior di Venezia, al Lido di Venezia. E quindi quando ritornavano giù per i loro giorni di riposo, venivano nel bar di mia mamma e raccontavano ai paesani, diciamo, no, quello che succedeva in questi meravigliosi alberghi, no? Questi personaggi illustri che li frequentavano e che loro servivano e quindi conoscevano lo champagne, il caviale, il lampadaro in cristallo di Murano, no? Tutto vetro di Murano, no? E tutte queste cose che io ero lì e rimanevo a bocca aperta ad ascoltarle. E forse è stata lì la la scintilla che mi ha scintilla. detto, ma tu, ci vieni anche tu a fare questo tipo di Ecco. lavoro, devi entrare anche tu, no? Negli alberghi e così via. Sì, Milano è proprio bella, amico mio, e credimi che qualche volta c'è proprio bisogno di una tenace volontà per resistere alle sue seduzioni e restare al lavoro. Quindi finita la scuola alberghiera ho incominciato a viaggiare e ho lavorato in diversi posti e devo dire non ho mai trovato un posto che non mi sia piaciuto, no? Io mi son Che trovato bello. bene in tutti i posti dove ho lavorato. Alcuni erano molto duri e ci lavoravo parecchio, no? Certo. Ricordo il management trainee program che ho fatto a Londra di 4 anni, nei quali 4 anni, a parte un anno di servizio, poi ho fatto un anno in cucina, nelle differenti discipline, quindi l'entremétier, il saucier, il garde-manger, il pentre, diciamo. Non ho fatto la pasticceria purtroppo, no? Infatti di L'avrei voluta. pasticceria ci capisco poco, no? E tutto il resto abbastanza, no? E, l'altro periodo erano 8 mesi nello stewarding. Lo stewarding è la zona lavaggio, Certo. quindi non è solo lavaggio, ma è anche di inventare, tenere tutto il prodotto, tutto il materiale, l'operating equipment, quindi piatti, posate, bicchieri, tutto quello che serve per la mise en place nei ristoranti in ordine, avere per stock, quindi avere le quantità necessarie
se ci sono rotture, intervenire per tempo per il riacquisto e così via. Negli 8 mesi prevedevano 3 mesi di notte. 3 mesi di notte voleva dire che attaccavi alle 7 di sera, perché la regola era che quando c'erano banchetti di oltre 500 persone, la persona doveva essere lì, lo system steward doveva essere lì dall'inizio sino alla fine. E alla fine erano le 8 del mattino del giorno dopo. Era le 7, però dalle 7 alle 8 dovevi fare l'handover, quindi non era più considerato l'handover. Vabbè, comunque eri sempre lì, di 13 ore di notte, 6 giorni alla settimana, perché quel lavoro lì non lo voleva fare nessuno e quindi si facevano 6 giorni e si accumulavano i giorni di riposo da farsi alla fine del periodo. E lì era veramente duro, no? Perché eravamo partiti in 30 ragazzi e alla fine, dopo i 3 anni, 4 anni, no, 3 anni, perché il primo anno l'ho fatto non parte del programma, alla fine dei 3 anni eravamo rimasti in 4 su 30, gli altri avevano mollato durante il percorso, no? Però mi piaceva, vedevo che mi portava a capire meglio l'albergo, a vivere meglio l'albergo, a capire tanti aspetti che prima come cameriere, tra virgolette, proprio non avevo la benché minima idea. Provasi davvero la febbre di fare, in mezzo a cotesta folla briosa, seducente, bella, che ti si aggira attorno, provi il bisogno di isolarti, assai meglio di come se tu fossi in una solitaria campagna. Poi la compagnia mi ha fatto fare dei corsi, noi all'epoca non c'era internet chiaramente, e li facevamo per corrispondenza con un'università americana di Chicago e quindi avevo superato con buoni Brillantemente. voti, diciamo così, gli esami, no? E quindi ero diventato Food and Beverage Cost Controller, Cost control. che è responsabile delle analisi costi della ristorazione. E caso vuole che poi dopo a Milano cercavano Una figura una come la figura sua. così che in compagnia, in tutta la Hilton non Non c'era. c'era. E quindi hanno mandato meglio, mi hanno mandato 2 mesi per fare pratica, perché avevo la teoria ma non la pratica. 2 mesi a Stratford-upon-Avon, la città del Shakespeare, dove c'era un albergo più piccolo ma con un responsabile dei costi che era molto in gamba. E quindi lui mi ha preso sotto la sua ala protettrice, mi ha esposto a tutto, mi ha fatto vivere l'esperienza viva, no? C'è stato un Abbiamo lancio da visto là, costi importante. e quindi dopo poco sono stato trasferito a Milano e da lì è iniziata la mia carriera, diciamo, no? Che bello, che 2 anni analista costi, banchetti, direttore ristorazione, poi trasferito direttore della ristorazione del centro congressi del Rome Cavalieri, che quello là, benissimo, è mastrodontico, mastodontico, no? certo, certo. L'operazione banchetti lì, e tutto il food and Sì, sì. beverage era molto importante. Importante, ma- E poi tutto il resto, insomma. Nel 1938 l'hotel entra nel gruppo Ciga Hotels, lo stesso che gestiva il Danieli e il Gritti Palace a Venezia. L'eccellenza trova la sua famiglia. Negli anni 50, nella Milano che si ricostruisce dopo la guerra, il Principe si espande. 2 nuove ali, chiamate Principe Rosso e Metallico, portano così l'edificio ai suoi 10 piani attuali. Negli anni 80 arriva il nome definitivo, Hotel Principe di Savoia. Nel 2003 entra nella Dorchester Collection, il consorzio che include il Dorchester di Londra, il Plaza Athénée di Parigi, l'Eden di Roma. Una costellazione di palazzi che hanno in comune una cosa sola, non essere mai stati interscambiabili. Ognuno è, prima di tutto, un luogo. Direttore Indiani, è veramente stata una grande emozione, ecco, poter io le dico la verità, Piacere tutto mio. sarei voluto stare qui tante più ore, perché quello che lei racconta per me è come un balsamo per il cuore, perché alla fin fine ci racconta di anima, ci racconta comunque di perfezione, ci racconta come in modo invisibile lei ha questo sguardo, come aveva arrivato prima, ha visto subito quella cosa e lei in modo così silenzioso guarda quelle cose e le giustappone e tutto va. È il lavoro del direttore d'albergo, vedere tutto.
Ed ecco che all'interno di questo viaggio ci troviamo adesso al Principe Bar, un luogo di profonda cultura e di energia. È un po' come dire una piazza urbana all'interno della struttura per i milanesi. Devo dire che da un lato abbiamo indagato, abbiamo visto quello che è la bellezza di questo palazzo, dall'altro abbiamo raccontato la storia di un custode della bellezza per il mondo dell'hospitality, Ezio Indiani, colui che desidera lasciare un ricordo indelebile all'interno del cuore dei propri clienti. Ed ecco che anche noi in Editorials desideriamo essere custodi di questa bellezza, custodi di un'anima che gestisce strutture importanti nel mondo dell'hospitality, anime che desiderano farsi raccontare, anime che desideriamo estrapolare per portarle con noi all'interno di questa valigia in un viaggio inaspettato che ci accompagnerà al prossimo episodio. Vi aspettiamo! Grazie. Grazie di cuore direttore, grazie di cuore. Fate bene. Cose bisogna farle bene.